Benvenuti in questa diretta. Oggi andremo a vedere come preparare il pollo chicken tikka masala con le spezie che vi ho presentato l'altro giorno nella diretta scorsa. Allora, ci servirà una ciotola, possibilmente in vetro, per contenere il pollo che andremo a marinare. Mentre il pollo marinerà andremo a preparare il condimento. Quindi prendiamo la ciotola, prendiamo il nostro pollo. Io uso il pollo Conad che è senza antibiotici. Lo apriamo, lo mettiamo nella nostra ciotola. Ok, andiamo a metterlo nella nostra ciotolina. Ok, perfetto. Allora, abbiamo messo il pollo nella nostra ciotolina, qui, e adesso andiamo pian piano a preparare le spezie per farlo marinare. Prendiamo un'altra ciotola un po' più piccola in modo da preparare le spezie e miscelarle insieme prima di aggiungerle al pollo. Allora partiamo con il red chili kashmir, che è quello che vi ho presentato l'altra volta, e ne prendiamo due misurini. Io uso il misurino da 4 grammi, ok? Quindi due misurini, io uso il misurino da 4 grammi, due misurini di kashmir, di red chili. Poi il garam masala, che è quello che vi ho presentato l'altra volta, ok? E anche di questo andiamo a prenderne altri due misurini, ok? Scusatemi se è incastrato il misurino, ok? Garam masala, due misurini da 4 grammi, quindi 8 grammi, ok? Poi andiamo a prendere il cumino in polvere, ok? Cumino in polvere, un misurino, perché il cumino è abbastanza intenso, quindi ne basta veramente poco. Un misurino di cumino, il coriandolo in polvere, coriandolo in polvere, un altro misurino, e la curcuma. Come vi dicevo, se volete usare quella fresca risulterà più saporita, altrimenti potete utilizzare come me quella in polvere, ok? Un misurino di curcuma e due misurini di sale, ok? Due misurini di sale. Perfetto. Adesso le nostre spezie per il chicken tikka masala, per la marinatura, sono pronte. Gli diamo una mescolatina, ok? Una piccola mescolatina, e le aggiungiamo al nostro pollo. Se riesco magari abbiate pazienza un minutino, si vede? Ok. Allora abbiamo preparato le nostre spezie, ve le ripeto, abbiamo messo un misurino, io uso un misurino da 4 grammi, abbiamo messo un misurino di red chili kashmir, no, due misurini di red chili kashmir, due misurini di garam masala, un misurino di cumino, un misurino di coriandolo, un misurino di curcuma e due misurini di sale. Ok, prendiamo il nostro pollo, ditemi se si vede. Spero che si veda. Ok, prendiamo il nostro pollo e aggiungiamo il nostro mix di spezie, ok? Poi prendiamo un cucchiaio di olio. Allora, in India usano l'olio di senape. Io ovviamente qua è difficilissimo da trovare, quindi userò il nostro olio d'oliva. Anche questo io uso l'olio d'oliva della Conad. Ne mettiamo un cucchiaio da minestra, ok? E il succo di limone, anche il succo di limone un altro cucchiaio, quindi
Limone e olio vanno in parti uguali. Tagliamo il limone e ne usiamo circa metà. Lo spremiamo mezzo. Scusatemi un secondo. Ok. Prendiamo il nostro spremiagrumi e spremiamo il nostro succo di limone. Lo spremiamo. Ok. E lo aggiungiamo nel pollo. Intanto mescoliamo col nostro cucchiaio in modo che si amalgamino, scusatemi, le spezie, il limone e l'olio col pollo. Ok. L'ideale sarebbe, se avete dei guanti, utilizzare magari le mani. Io ovviamente utilizzo il cucchiaio perché poi la carne cruda, una volta che si tocca, è meglio non toccare altro. Ok, allora abbiamo preparato il nostro pollo. Adesso aggiungiamo il latte. Allora aggiungiamo il latte che deve coprire il nostro pollo. Io uso il latte senza lattosio. Come vi ho spiegato nella diretta precedente, meglio il latte perché la panna è troppo grassa, ok? Quindi il latte l'abbiamo messo. Aggiungiamo adesso uno spicchio d'aglio e dello zenzero tritati. Quindi prendiamo un tagliere. Andiamo a prendere lo zenzero. Andiamo a prendere lo zenzero, come vi ho spiegato nella diretta scorsa. Per lo zenzero io lo preparo prima sbucciato, già affettato, quindi un pezzo di zenzero. Gli indiani usano la pasta garlic ginger paste, ok? La pasta, una pasta fatta di zenzero e aglio. Io preferisco utilizzarli, tritarli separatamente perché ho più occhio sulle quantità da utilizzare. Uno spicchio d'aglio, ok? Prendiamo la grattugia piccola, fuori piccoli. Ok? Prendiamo una grattugia fuori piccoli. Andiamo, sbucciamo l'aglio. Ok? Andiamo a sbucciare il nostro aglio. Grattugiamo adesso prima lo zenzero. Tra l'altro lo zenzero congelato è più comodo da grattugiare, quindi andiamo a grattugiarlo nella nostra marinatura. Ok? Come vedete da congelato si grattugia molto più facilmente. E andiamo a grattugiare anche il nostro aglio. Se resta qualche pezzetto un po' più grosso non è un problema, perché tanto questa è la marinatura, quindi non c'è il problema, ok? Semplicemente grattugiamo perché rimane molto di più l'aroma. Raccogliamo dal fondo della grattugia quello che è rimasto e andiamo di nuovo a mescolare, ok? Col nostro cucchiaio del pollo crudo. Quindi utilizziamo lo stesso di prima perché è sempre ancora pollo crudo, ok?
Ok, mescoliamo bene. Per ultimo aggiungiamo il fieno greco, il metti, quella famosa spezia che dà il profumo a quello che noi qua chiamiamo curry. Quindi aggiungiamo il nostro metti, ve l'avevo fatto vedere l'altra volta. Ne aggiungiamo un po' di... Io vado a occhio col metti perché lo adoro, quindi circa un cucchiaio. Lo sbricioliamo un pochino con le mani in modo da che rilasci più profumo. E mettiamo in frigo coperto da pellicola. Adesso mescoliamo ancora un attimo e mettiamo in frigo coperto da pellicola. Allora l'ideale sarebbe naturalmente farlo marinare dalle 4 alle 8 ore. Ovviamente noi per questa diretta non abbiamo il tempo, quindi lo mettiamo in frigo, nel mentre prepariamo il resto lui si marinerà. Vado a prendere la pellicola. Copriamo con la pellicola la nostra ciotola di vetro con il pollo, ok? E lo mettiamo in frigo. Mentre il pollo si marina in frigo, andiamo adesso a preparare quella che è la famosa salsa, ok? Tikka masala. Allora, mettiamo in frigo il pollo. Perfetto, mettiamo il pollo in frigo e iniziamo a preparare gli ingredienti per la salsa. Allora, gli ingredienti per la salsa. Innanzitutto ci serve una cipollina media, di misura media, spero che si veda, la sbucciamo, se avete lo spelucchino è meglio. La sbucciamo e la tritiamo sottile, ok? Io ne userò metà perché preferisco gli altri che risaltino gli altri sapori. Quindi tagliamo la nostra cipolla a metà, ok? Togliamo la buccia. Il culetto lo teniamo perché ci serve come misura, ok? Perfetto. E la mettiamo a cuocere nel wok. La facciamo andare lentamente nel nostro wok con un filo di olio di oliva. Ok? Aggiungiamo la cipolla nel wok. Fatemi vedere se forse così vedete un po' meglio. Ok? Allora, cipolla nel wok. Intanto che la cipolla si cuoce, tritiamo il peperoncino, uno intero, anche questi io li conservo in congelatore. Se amate il piccante uno intero, se non lo amate troppo ne basta metà. Questi sono peperoncini marocchini e sono belli tosti, quindi ne userò metà, ok? E anche in questo caso, se amate il peperoncino sentirlo, lo lasciate a rotelline, altrimenti lo tritate sottile, ok? Io lo preferisco tritato, spero che si veda, sì, ok? Lo preferisco tritato e grossolano, perché amo sentirne i pezzettini. E aggiungiamo anche questo alla cipolla. Il peperoncino fresco dà non solo il piccante, ma dà proprio un buon profumo, ok? Quindi ci siamo, col tarocco lo buttiamo insieme alle cipolle, tritato il peperoncino. Adesso aggiungiamo un altro spicchio di aglio, ok? Io amo molto l'aglio, quindi ne metterò un po' di più di uno spicchio, insomma, ok?
uno spicchio di aglio, questo brutto lo togliamo, ovviamente deve essere un bell'aglio, un altro spicchio, ok, diamo una pulitina, perfetto. Trittiamo l'aglio, spero che si veda. Trittiamo anche un altro spicchietto di zenzero, che oltre che nella marinatura ovviamente va nella salsa, quindi un altro spicchiettino di zenzero, facciamo un po' di più, un paio, ok? E trittiamo bene insieme. Ok? Diamo una bella tritatina, se c'è qualche buccetta magari avanzata la togliamo, ok? Spero che si veda. Ok, perfetto. Adesso tritato l'aglio con lo zenzero lo aggiungiamo insieme alla cipolla e al peperoncino. Con un mestolo diamo una mescolatina, adesso si vede un po' meglio, spero di sì. Diamo una mescolatina, facciamo soffriggere a fiamma alta finché il profumo del crudo, il profumo dell'odore crudo, diciamo, dell'aglio e dello zenzero non svaniscono, ok? Poi datemi un secondo che si è spostata la videocamera, perdonatemi. Arrivo, datemi un minutino. Spero che si veda ancora bene, come prima. Ok, allora, stiamo soffriggendo. Intanto che soffrigge l'aglio, la cipolla, lo zenzero e il peperoncino, adesso possiamo abbassare un pochino la fiamma. Allora, se usate il fuoco potete abbassare la fiamma, se avete la piastra come me abbassatela al minimo, sapete che ci mette un pochino ad abbassarsi. Nel frattempo aggiungiamo con il solito misurino un misurino di nuovo di red chili cashmere, ok, mezzo misurino, perché poi andrà anche nell'altro condimento. Facciamo un mezzo misurino di red chili cashmere, mezzo misurino di mezzo misurino di cumino, mezzo misurino di coriandolo, poi un misurino intero di garam masala, ok? Io aggiungo personalmente anche l'ashwagandha, è un'altra spezia di cui non vi ho parlato l'altra volta, assomiglia un pochino all'origano, al timo come profumo, è un profumo molto particolare, io lo aggiungo perché è digestiva. Per utilizzare l'ashwagandha sono dei semini molto piccoli, prima di utilizzarlo si mette nel palmo della mano e si schiaccia leggermente in modo che rilasci l'aroma. Si butta, diamo una mescolatina ancora, spero che si veda. Ok, stiamo dando una mescolatina. Quando le spezie iniziano a rilasciare il loro profumo, aggiungiamo
il pomodoro. Gli indiani usano molto il pomodoro, io lo preferisco piuttosto, ne metto poco, però un po' ci va, quindi lo aggiungiamo. Ok? E lo lasciamo andare finché non si riduce. Io avevo del pomodoro che mi era avanzato, quindi io lo conservo in congelatore, poi quando mi serve lo utilizzo. Rialziamo di nuovo la fiamma ora e aggiungiamo il sale, ovviamente, un pizzico di sale, copriamo e lasciamo andare un pochino finché non si riduce. Nel frattempo prepariamo la salsa, che è quella che dà la cremosità al chicken tikka masala. Allora, gli indiani generalmente usano gli anacardi, ok, cashew nut, scusatemi, non mi veniva il nome in italiano. Io purtroppo gli anacardi li ho finiti, per cui ho scelto di utilizzare dei semi di sesamo freschi, leggermente tostati. Li ho frullati insieme a un goccino di acqua e uno spicchio di aglio. Questa salsa qua andrà aggiunta nel pomodoro fra un attimo, quando il pomodoro sarà un pochino più addensato, non deve essere troppo denso, quando sarà leggermente più addensato andiamo ad aggiungere la nostra salsa di anacardi. Ok? Allora, nel frattempo vi spiego un po' di cose. Il pollo sta marinando in frigo. Quando il pollo sarà marinato, quello che noi andremo a fare sarà cuocerlo brevemente. Potete scegliere se cuocerlo in forno, grigliarlo. Io utilizzerò la friggitrice ad aria. Una volta cotto, non va cotto del tutto il nostro pollo, perché si fa la prima parte di cottura a secco, diciamo, quindi forno, friggitrice ad aria, griglia, quello che volete. La seconda parte si fa in umido nella salsa che stiamo preparando, che è questa. Ve la mostro un po' più da vicino, spero che si veda. Ok, questa è la nostra salsa tikka masala, la nostra masala e basta, insomma, perché tikka vuol dire pezzettoni. Per chi non avesse visto la vecchia diretta, tikka significa pezzi, pezzettoni, ok? Allora andiamo intanto a prendere il nostro pollo, andiamo a prenderlo dal frigo dove l'abbiamo messo a marinare. Ok, allora noi l'abbiamo messo a marinare, questo è il nostro pollo nella sua marinatura, l'abbiamo preso dal frigo. Allora adesso è stato veramente poco, è stato 20 minuti, almeno un'oretta io vi consiglio di lasciarlo, però serve per mostrarvi come prepararlo. Ok, quindi noi cosa faremo? Andremo a scolarlo leggermente dalla marinatura. Una volta scolato andremo poi a grigliarlo, ok? Io ve lo faccio vedere solo con qualche pezzettino, quindi lo scoliamo dalla marinatura. Ne scolerò solo una parte per mostrarvi come fare, l'altra parte la lasciamo in frigo, ok? Però voglio farvi vedere. Quindi prendiamo il nostro pollo che abbiamo messo a marinare con le spezie che vi ho detto prima, lo scoliamo con la pasta se ce l'avete, ok? Andiamo a scolarle. Per adesso io ne scolo solo un paio di pezzi giusto per mostrarvi come prepararlo. Vi ripeto, l'ideale è una marinatura che va dalle 4 alle 8 ore, ok? Però per questa diretta io lo faccio marinare un po' di meno, quindi lo rimetto in frigo. Datevi un secondo, lo rimetto in frigo, intanto vi faccio vedere come prepararlo. Eccoci. Allora, come vedete la nostra salsa nel frattempo sta iniziando ad addensarsi, spero che si veda. Vedete che sta iniziando ad addensarsi la nostra salsa. Adesso la lasciamo rapprendere ancora un po'. Praticamente il pomodoro deve perdere ancora un po' di acqua, ok? La lasciamo andare.
Nel frattempo grigliamo il pollo in modo da ottimizzare un pochino anche i tempi, ok? Quindi io userò la friggitrice ad aria, vi faccio vedere. Allora, andrò ad utilizzare la friggitrice ad aria, ci mettiamo un filo di olio, spennelliamo un po' per distribuirlo. Spero che si veda. Comunque spennelliamo l'olio, la friggitrice con un po' di olio in modo che il pollo non si attacchi, ok? Il cestello. Accendiamo la friggitrice, la prepariamo preriscaldata almeno a 200 gradi, la preriscaldiamo, ok? Quindi andiamo a preriscaldare la nostra friggitrice a 200 gradi. Ok, nel frattempo la salsa sta cuocendo, se vedete la salsa adesso è sempre più densa, spero che si noti. La lasciamo andare ancora un pochino, però questa volta a fiamma leggermente più bassa, ok? E magari con un paraschizzi, perché man mano che si addensa, la salsa tende a schizzare di più, quindi mettiamo il paraschizzi, lasciamo andare la nostra salsa ancora un attimino. Abbiamo acceso la friggitrice ad aria, adagiamo i nostri bocconcini di pollo che abbiamo fatto scolare, ok? Come vi dicevo, io ne ho fatti scolare solo 2 per mostrarvi come si fa la ricetta, perché devono marinare di più. Quindi prendiamo la nostra friggitrice ad aria calda, mettiamo i nostri bocconcini di pollo e facciamo andare almeno un quarto d'ora, ok? Nel frattempo, in questo quarto d'ora, la nostra salsa sarà anche pronta. L'importante è che il pollo non sia del tutto cotto, ma che sia solo scottato, quindi rosolato all'esterno in modo che i succhi rimangano all'interno, ok? Allora, la nostra friggitrice ad aria sta andando, se volete, ripeto, potete utilizzare la griglia. Controlliamo il nostro pomodoro. Se vedete, adesso la nostra salsa di pomodoro ha molto meno acqua, ok? Quindi possiamo aggiungere fuori dal fuoco andiamo ad aggiungere la salsa di anacardi. Ripeto, io non avevo gli anacardi, l'ho fatto con i semi di sesamo, che sono delicati comunque, crudi. E se avete gli anacardi si mettono in ammollo, si frullano col mini primer e un goccino d'acqua, ok? Si aggiunge nella salsa di pomodoro, spero che si veda, scusatemi, ok? Si aggiunge la salsa di anacardi nel pomodoro, perché è quella che poi darà la cremosità al tikka masala. Come vedete l'ho aggiunta, mescoliamo un po' e rimettiamo sul fuoco basso, ok? Molto basso, deve andare lentamente, non veloce, deve andare molto lentamente, ok? Perfetto. Adesso tra un minuto andremo ad adagiare il pollo nella nostra salsa di pomodoro, ok? E in friggitrice ad aria, perdonatemi, il pollo va lasciato meno di un quarto d'ora se lo mettete in forno. In friggitrice ad aria bastano 5-6 minuti, ok? Perché, ripeto, deve solo dorarsi all'esterno, quindi deve solo fare la crosticina, la famosa reazione di Maillard, per capirci, insomma, ok? Allora, adesso il nostro pollo è quasi pronto, prendiamo delle pinze per non scottarsi con la friggitrice ad aria e spero che si veda, lo prendiamo e lo giriamo in modo che cuocia uniformemente da tutti i lati. Lo facciamo andare ancora un attimino, ok? Una cosa che non vi ho detto è il liquido della marinatura del pollo. Ovviamente non si può utilizzare così com'è, però se lo fate andare tanto, cioè lo fate bollire
a lungo si addenserà e diventa un'ottima salsa a parte per condire qualcos'altro. Ovviamente, essendo la marinatura di una carne cruda, deve andare almeno a 100-110 gradi, ok? Quindi deve bollire e deve bollire minimo 20 minuti, però l'ideale è farlo andare veramente tanto, in modo che perda l'acqua, in modo che i batteri muoiano e si può utilizzare. L'importante è farla bollire. Io generalmente la faccio ridurre e poi la faccio ribollire per sicurezza, perché non si spreca niente in questo mondo ovviamente. Quindi le marinature si possono riutilizzare con delle piccole accortezze. Allora, intanto la nostra salsa si sta addensando. Adesso, siccome tra un po' andremo ad aggiungere il nostro chicken, il nostro pollo, aggiungiamo nel pomodoro il metti, il famoso fino greco che dà il profumo al chicken tikka masala e a tutti i curry che noi conosciamo. Anche qua una porzione abbondante, spero che si veda, una bella porzione abbondante, ok? Lo aggiungiamo nel pomodoro e mescoliamo. Vedete che inizia adesso ad essere molto più denso, spero che si veda così, ok? Inizia, il pomodoro ha preso un colore un po' più chiaro grazie al cashew nut, inizia ad addensarsi. Aggiungiamo, abbiamo aggiunto il filo greco, il metti, ok? Lo assaggiamo a parte per regolarlo di sale, quindi ci prendiamo un cucchiaino, pulito e andiamo ad assaggiare il sale prima che sia troppo denso, ok? Quindi lo assaggiamo un po'. Questo è perfetto così, ok? Eventualmente poi voi regolatevi in base al vostro gusto personale. Io aggiungerò ancora un po' di filo greco perché lo adoro, ripeto, l'ho già detto, sì che lo adoro. Ne aggiungerò ancora un po'. Metti o fieno greco sono sinonimi, quindi un'altra manciata di foglie. E andiamo a prendere adesso il nostro pollo che sarà pronto dalla friggitrice ad aria. Quindi tiriamo fuori il nostro pollo. Come vedete, ve lo mostro, spero che si veda bene. Non deve essere del tutto cotto, deve essere solo leggermente asciutto. Non so come farvelo mostrarvelo, forse di così, ok? Spero che si veda. Se vedete, non è del tutto cotto all'interno, ma è leggermente asciutto all'esterno, che è quello che ci serve. Allora, adesso prendiamo il nostro pollo marinato e cotto in friggitrice d'aria, lo mettiamo nella nostra salsa tikka masala, ok? Lo facciamo andare ancora nella nostra salsa, ok? Come vedete l'ho inserito qui, perfetto, lo facciamo cuocere ancora un po'. Adesso è il momento di coprire. Perché copriamo? Perché in questo modo qua siamo sicuri che la salsa non si addenserà ulteriormente e in più siamo sicuri che il pollo si cuocerà anche all'interno. Allora adesso copriamo e gli diamo una bottarella, come si suol dire, 3 minuti. Gli diamo una bottarella 3 minuti, ok, a fiamma alta, più alta. In questo modo qua finiamo di cuocere il pollo. Se ce l'avete in casa, il mio consiglio è di utilizzare un termometro da cucina, ok? In questo modo siete sicuri che il pollo è cotto. Allora il pollo è succoso ma cotto quando raggiunge 66 gradi. Io personalmente lo preferisco un po' più asciutto per essere più sicura e quindi aspetto che arrivi a 77 gradi. In questo modo qua sono sicurissima, con i 77 gradi sono più che sicura. Però per chi ama il pollo più succoso, non sfilaccioso, almeno deve essere oltre i 66 gradi, ok? Quindi andiamo a prendere il nostro termometro, se ce l'avete, lo accendiamo, andiamo a misurare la temperatura al cuore.
Ok, spero che si veda. Adesso il pollo questo al cuore raggiunge i 50 gradi, quindi dobbiamo lasciarlo andare. Ovviamente se non avete un termometro, intanto vi mostro com'è, ok? Se non avete un termometro, il modo migliore per sapere se il pollo è cotto è infizzarlo con uno stecchino. Se quando togliete lo stecchino il vostro pollo dal buchetto non rilascia liquidi, allora è cotto, ok? Se rilascia liquidi non siete assolutamente certi. Questo se non avete un termometro. Se avete un termometro il problema non si pone. Prepariamo intanto il piatto di servizio dove mettere il nostro chicken tikka masala. Io userò un piattino rettangolare di quelli da decorativi. Ok. Prepariamo il nostro piatto, ci prepariamo con delle pinze per prendere il pollo quando è cotto. Adesso andiamo a misurarlo nuovamente, andiamo a vedere a che punto è, ve lo mostro anche, così lo potete vedere. Questo è il pollo, ok, spero che si veda nella sua salsa. Andiamo a misurarlo col nostro termometro, vedete che adesso il termometro segna, non so se lo vedete. Lo vedete? Ok. Riuscite a vedere il termometro? Segna 80 km, sì, scusatevi, 80 gradi al cuore. Perfetto. Il mio poi ha anche un allarme per cui posso impostarlo in modo che mi avvisi quando il pollo raggiunge la temperatura. Allora, adesso che il pollo ha raggiunto la giusta temperatura, aggiungiamo l'ultima porzione di fieno greco, ok? Lasciamo andare 2 minuti, ve lo faccio vedere cosa abbiamo fatto. Abbiamo aggiunto il fieno greco, lasciamo andare 2 minuti, spegniamo il nostro fuoco e lo lasciamo un minutino, che è quello che serve, e siamo pronti per impiattare il nostro pollo chicken tikka masala, molto speziato e molto adorabile. Ora vi mostro come lo impiattiamo, semplice semplice. Prendiamo un cucchiaio, ok, perfetto, adesso lo togliamo dal fuoco, vi piego così potete vedere come andiamo a impiattarlo. Non so se si vede, sì, spero di sì. Ok, vediamo un po' dove lo vedete meglio qua, ok, perfetto, siamo qua. Con le nostre pinze andiamo a prendere i nostri bocconcini di pollo speziati, ok, li adagiamo nel nostro piatto. Come vi dicevo prima, io ne ho fatti solo 2 per mostrarvi la ricetta, ok, perché devono marinare un po' di più. Perfetto. E la salsa, allora, nei ristoranti indiani che trovate qua in Italia e in Europa in generale, ricoprono il pollo con tantissima salsa. In realtà, se voi andate a mangiare in India, le porzioni sono molto più proporzionate. Cosa vuol dire? Vuol dire che in una ciotola come quelle che abbiamo qua c'è quasi più pollo che salsa, ok? Il pollo si vede sempre, invece in Europa c'è la tendenza a ricoprire al ristorante indiano con la salsa, quindi noi ne aggiungiamo solo un po', ok? Ne mettiamo un pochino qua, ci aiutiamo con un cucchiaino. Come vedete, se fate caso, si notano le spezie all'interno, perché a me piace, come vi ho già detto, far vedere gli ingredienti che andiamo ad utilizzare. Ok, quindi ne mettiamo un altro po' da questa. Se volete di più potete anche utilizzare una ciotolina magari da mettere da parte per la salsa. Io preferisco non esagerare e quindi ne aggiungiamo un po' sopra il nostro pollo, un pochino. Vedete che bella densa? La salsa del chicken tikka masala deve essere così, deve essere proprio cremosa, deve
quasi stare ferma, non si deve muovere, ok? Andiamo ad aggiungere, ok? E il nostro chicken tikka masala, ora ve lo mostro, spero che si veda, è pronto, ok? Si vede? Fammi sapere. Ve lo mostro anche nell'altro modo, abbiate pazienza, ok? Ve lo mostro anche così. Questo è il nostro chicken tikka masala, ok? È un po' difficile mostrarvelo, ma spero che si veda. Ok, questo forse così si vede. Questo è il nostro pollo con la salsa, rigorosamente ricetta indiana, quindi con dosaggi, spezie e tutto indiano. Ok, grazie, vedo che mi state rispondendo che si vede, grazie mille. Che dire, io spero di essere stata chiara, spero che la ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima in diretta per la prossima ricetta. Un abbraccio e buona serata a tutti. Fatemi sapere magari se fate questa ricetta, vi chiedo io, poi troverete la registrazione di questa diretta, la troverete sul mio canale YouTube, quindi potrete rivedere la ricetta completamente dall'inizio. Se la fate o se vi è piaciuto il video o qualsiasi cosa, vi chiedo di lasciare un commento qua sotto e di farmi sapere eventualmente come vi viene a casa. Io sono disponibile per qualsiasi dubbio, domanda, chiarimento, magari dimenticato di dire qualcosa. Un abbraccio e buona serata. Ciao a tutti, alla prossima diretta, domenica prossima, stessa ora.